Buongiorno e benvenuti in un nuovo video di lingua italiana. In questa playlist vi faccio vedere alcune frasi che potreste usare in diverse situazioni, per esempio al mare, in montagna, in un negozio di abbigliamento. E oggi studiamo insieme un argomento utilissimo. Studiamo molte frasi utili da usare al ristorante per quando verrete in vacanza in Italia. Spesso gli studenti, quando vengono in Italia e vanno al ristorante, provano a parlare l'italiano, ma a volte il cameriere risponde in inglese o in un'altra lingua. Ma voi non dovete farvi abbattere, non dovete farvi scoraggiare. Lo fanno principalmente per due motivi. Infatti, anche loro vogliono praticare una lingua straniera e numero due, vogliono mettervi a vostro agio. Vogliono che voi parliate tranquillamente nella vostra lingua, ma voi continuate in italiano e oggi studiamo proprio delle espressioni utilissime che potete usare in queste circostanze. Entrare e chiedere un tavolo. Quando andate al ristorante avete due opzioni: o avete già prenotato o non avete prenotato. Vediamo adesso due dialoghi utili che vi possono aiutare in queste due situazioni. Scenario 1. Avete prenotato. Il cliente, che in questo caso sono io, la cliente, dice: Buonasera, ho prenotato un tavolo per due. In questa frase la parola persone può essere omessa, potete anche non dirla e dire solo il numero. Ho prenotato un tavolo per due, per tre, per quattro. Il cameriere risponde: Buonasera, a che nome? Con questa domanda vuole chiedere qual è il nome che avete usato al telefono in precedenza per prenotare. E io dico: ho prenotato a nome Valeria. A nome Valeria. Molto spesso è sufficiente il nome, però se volete potete dare nome e cognome o anche solo il cognome. Il cameriere controlla. Ecco qui un tavolo per due a nome Valeria alle 20:30. Seguitemi, seguitemi. Un imperativo, seguitemi. Noi lo seguiamo e vedete che il tavolo è al chiuso, è dentro. Però voi avete un po' caldo o comunque è una bella giornata, una bella serata e preferite un altro tavolo fuori. Ecco una frase utile. È possibile avere un tavolo all'esterno? È possibile avere un tavolo all'esterno? Potete usare anche la parola fuori, va benissimo. Mi faccia controllare, dice il cameriere. No, purtroppo fuori è tutto pieno, c'è posto solo dentro. C'è posto solo dentro, quindi fuori non c'è un tavolo, ma c'è posto solo dentro. E io a questo punto dico: va benissimo lo stesso, grazie. Infatti, una cosa utile è, in fase di prenotazione, aggiungere questa informazione. Potreste dire: Buongiorno, vorrei prenotare un tavolo per due a nome Valeria, se possibile all'interno o all'esterno. Scenario numero 2. Non avete una prenotazione.
Purtroppo, dopo la pandemia, è molto difficile, soprattutto la sera e soprattutto nei fine settimana, nelle grandi città, trovare un posto senza prenotazione. Quindi io vi consiglio di prenotare. Fate questa chiamata e praticate il vostro italiano. La cliente arriva e dice: "Buongiorno! Avete un tavolo per due?" Anche in questo caso potete evitare la parola persone. "Buongiorno, avete prenotato?" chiede sicuramente il cameriere. "No, non abbiamo prenotato." E il cameriere risponde: "Tutti i tavoli sono occupati. Tutti i tavoli sono occupati." "Quanto tempo di attesa c'è?" voi potreste chiedere. Quanto tempo di attesa c'è per il primo tavolo libero? Almeno 30 minuti. In questo caso voi potete decidere o di andare via e cercare un altro ristorante oppure aspettare. Di solito al bancone si può prendere un aperitivo, un calice di prosecco e aspettare che il primo tavolo si liberi. Chiedere il menù. Ora vediamo alcune frasi con cui potreste chiedere il menù al cameriere una volta che vi siete seduti al vostro tavolo. Ovviamente iniziamo con: "Posso vedere il menù?" Oppure "Posso avere il menù, per favore?" Se il menù è solo in italiano, potreste chiedere: "Avete il menù anche in inglese o in un'altra lingua?" Molto spesso i ristoranti turistici hanno il menù tradotto in più lingue, quindi non abbiate paura di chiedere anche il menù nella vostra lingua, soprattutto perché spesso c'è del vocabolario specialistico del cibo che non è obbligatorio conoscere al vostro primo viaggio in Italia. Quindi potete chiedere: "Avete il menù in inglese o in francese o in spagnolo?" Alcune domande tipiche che potreste fare riguardo al menù è: "Qual è il piatto del giorno?" "Qual è il piatto del giorno?" Molto spesso i ristoranti, soprattutto quelli un po' più tipici, hanno uno o più piatti del giorno. Per esempio, se siete al mare, possono avere un tipo di pesce particolare che non c'è tutti i giorni e così via. Quindi è una domanda interessante da fare. Qual è il piatto del giorno? Una domanda simile è: qual è la specialità della casa? Qual è la specialità della casa? E in questo caso la parola casa intende il locale, il ristorante. Spesso i ristoranti sono famosi per uno o due piatti tipici, quindi anche questa è una domanda che potreste fare. Qual è la specialità della casa? Avete il menù adesso ma non sapete proprio cosa prendere? Potreste chiedere: "Senta, ma lei cosa mi consiglia?" Cosa mi consiglia? E in questo caso molto spesso il cameriere vi consiglierà il piatto del giorno oppure la specialità della casa, i piatti più venduti di quel ristorante. Molto spesso i dolci sono già presenti nel menù principale, a volte no. Quindi alla fine del pranzo o della cena potreste chiedere: "Posso avere il menù dei dolci, per favore?" "Posso avere il menù dei dolci?" Spesso i ristoranti hanno un menù specifico solo per i dolci, quindi chiedetelo: "Posso avere il menù dei dolci, per favore?" Come ordinare? Avete finalmente deciso che cosa prendere dal menù. Come ordinate? Le opzioni più comuni sono 3:
Io prendo, per esempio, io prendo gli spaghetti allo scoglio, o per me, per me, per me la cotoletta alla milanese, oppure vorrei, il condizionale del verbo volere. Vorrei un tiramisù, per favore. Queste tre espressioni sono le più comuni che tutti gli italiani usano, però potreste anche arricchire le vostre frasi con espressioni come antipasto io prendo la bruschetta, per primo prendo gli spaghetti al pomodoro, come secondo prendo la grigliata di carne e per concludere, come dolce, prendo una cheesecake. Quindi, per ricapitolare, potreste anche usare l'espressione come primo o per primo, come secondo o per secondo, come dolce o per dolce. Fare domande sul cibo. Oggi avere delle allergie o delle intolleranze o semplicemente delle diete particolari è molto comune. Vediamo delle frasi che potrebbero esservi utili. Numero 1. Sono celiaco. Sono celiaca. Questo piatto contiene glutine? Questo piatto contiene glutine? Oppure c'è qualche opzione senza glutine? C'è qualche opzione senza glutine? E il cameriere vi aiuterà a trovare qualcosa senza glutine. Spesso, soprattutto per la pizza, l'impasto per persone celiache costa leggermente di più, di solito 1 o 2 euro in più. Mi dispiace, è così. La seconda frase è importantissima per la vostra salute ed è sono allergico o sono allergica. Per esempio, sono allergico ai crostacei, sono allergica alla frutta secca. È molto importante comunicarlo bene e il cameriere poi lo comunicherà alla cucina. Dirà che bisogna fare molta attenzione alla contaminazione dei cibi. Questa è la mia preferita e io in inglese quando vado all'estero la uso spesso ed è sono vegetariana o sono vegetariano. Che cosa mi consiglia? O quale piatto vegetariano mi consiglia? La stessa cosa con l'aggettivo vegano. Sono una persona vegana. Che cosa mi consiglia? Avete dei piatti vegani nel menù? Parliamo di piccante, il peperoncino. Se vi piace, potete chiedere: posso avere l'olio piccante per favore? O posso avere il peperoncino per favore? Io lo chiedo sempre. Al contrario, se non vi piace, potete chiedere: questo piatto è molto piccante? Sul menù? Questo piatto è molto piccante? Se la risposta è sì, forse dovete considerare un altro piatto. Infine, avete ordinato un primo piatto e volete il formaggio, ma non ve l'hanno portato. Allora potreste chiedere: potrebbe portarmi il parmigiano, per favore? Potrebbe portarmi il parmigiano, per favore? Pagare. Per pagare l'espressione più usata da tutti gli italiani è scusi, il conto per favore, il conto per favore. E il cameriere di solito risponde con arrivo subito, arrivo subito.
Potete anche usare delle formule un po' più lunghe. Potrebbe portarmi il conto, per favore? O potrei avere il conto, per favore? Però il conto, per favore, è sufficiente. Il cameriere arriva con il conto e voi, se siete un gruppo numeroso, potreste chiedere: possiamo pagare separatamente? Possiamo pagare separatamente? Cioè ognuno paga la propria quota. No, mi dispiace, accettiamo solo un conto unico. Accettiamo solo un conto unico. Questa è una cosa molto tipica in Italia. Non amano in tanti ristoranti accettare 15 pagamenti diversi se siete un grande gruppo. Dipende. Ah, va bene, capisco. Pago con la carta allora. Ah, va bene, capisco. Pago con la carta allora. Attenzione alla questione mancia. La mancia in Italia non è necessaria, non è obbligatoria. Voi non siete costretti a lasciare la mancia al cameriere. Poi, se il servizio è stato particolarmente buono, se il cameriere o la cameriera vi ha servito con il sorriso ed è stato un servizio meraviglioso, allora certo potete lasciare la mancia, ma non è un obbligo e soprattutto non c'è una percentuale fissa come in altri paesi, per esempio del 15 o del 20% del totale. No, di solito è sufficiente qualche moneta o una banconota da 5 o 10 euro, ma non è obbligatoria. Bene, ora facciamo un esercizio finale e vediamo se vi ricordate tutte le frasi che abbiamo studiato insieme. Potete mettere il video in pausa se è necessario. Buonasera, avete un per due? Tavolo, avete un tavolo per due? Qual è la della casa? Specialità, qual è la specialità della casa? Scusi, il per favore. Il conto, scusi, il conto per favore. Io una carbonara. Io prendo una carbonara. Buongiorno, ho a nome Rossi. Prenotato, ho prenotato a nome Rossi. Bene, grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto che userete queste frasi nei prossimi viaggi in Italia. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e alla newsletter. Trovate tutti i link giù nel box informazioni. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.